Cari amici del canale, nel video di oggi andremo a parlare del bilanciatore attivo, dell'equalizzatore attivo. Nello specifico andremo a parlare del JK. Perché? Perché la Mani, questa azienda che ormai è affiliata al canale, sta vendendo tante batterie. Alcuni amici del canale comprano con il C+, che è la versione 2.0, quindi col bilanciatore passivo all'interno, e la Mani si è resa disposta a dare al prezzo di costo, quindi vediamo che veramente pochi dollari, per coloro che vogliono aggiungere anche il bilanciatore attivo. Ebbene, questo JK è molto di qualità. Il trasporto di ampere, nel suo caso sono 2 ampere, è un bilanciatore a condensatore, ovvero dentro ci sono c'è un PCB con il circuito per il funzionamento, e poi ci sono condensatori che servono a prelevare da una cella e scaricare in un'altra. Ebbene, il case è di metallo, quindi è un prodotto fatto bene, non è il solito plastico a cui siamo abituati. Qui c'è un QR code, scannerizzando questo noi installiamo sul nostro telefonino l'app. Sulla parte del retro ci sono i connettori dei quali non si può sbagliare, perché ce n'è uno più piccolo e uno più grande. Questo ovviamente è per una 48 volt, quindi 16 celle, e c'è anche un LED rosso, lo vedete qua, che serve proprio a stabilire visivamente il funzionamento. Bene, la Mani ha fatto un'ulteriore cosa, per me è una sorpresa perché non gliel'ho detto io, però è un'azienda molto seria che si rende conto di quanto sia importante agevolare anche gli amici del canale. Ebbene, sui cavi, che sono sempre molto intuitivi perché c'è un cavo più lungo e un cavo più corto, quindi non si può sbagliare il montaggio, e di solito, vi ricordate, nei video precedenti io dicevo, allora partiamo sempre dall'unico negativo, tutti gli altri sono positivi. Ebbene, per agevolare il montaggio di questo, la Mani ha numerato tutti i cavi, quindi c'è un termoretraibile numerato, lo vedete qua, non so se dove praticamente c'è il cavo numero 1, 2, 3 e va avanti fino alla fine. Questo è molto importante perché andare a scegliere il cavo, questo è l'1 eccetera, è sempre più difficile che non trovarli già numerati. Quindi con questa piccola applicazione che hanno fatto, con questo termoretraibile numerato, voi semplicemente partite dal cavo 1 e si va avanti in questo modo. Ebbene ragazzi, questo vi consente di avere a bordo di una batteria anche l'equalizzatore attivo. Qual è la funzione? Lo dico per coloro che non hanno esperienza. L'equalizzatore attivo serve a bilanciare le celle che inevitabilmente sbilanciano. Voi sapete che il litio ferrofosfato hanno sempre uno sbilanciamento, proprio perché il comportamento non è lineare, ma in funzione di tanti elementi una cella può caricarsi più di un'altra e scaricarsi di più, quindi l'andamento è incostante. Se invece lo scaricamento avviene sempre col vantaggio di una cella, questa alla fine si trova ai limiti massimi e potremo far intervenire il BMS. Ecco che il compito del bilanciatore attivo o equalizzatore attivo è proprio quello di prelevare una porzione di corrente, buttarla all'interno dei suoi condensatori e riversarla poi sulla cella deficitaria. In questo modo la va a caricare, prelevando la corrente da una cella e introducendola nell'altra. Quando noi scannerizziamo il QR code, installiamo sul telefonino l'app. Che cosa vediamo dall'app? Intanto tutte le celle con le loro tensioni reali, quindi andiamo a capire se c'è qualche malfunzionamento. Dopodiché vediamo anche, oltre al numero di celle, vediamo anche quello che è lo start per differenza cella, cioè quando inizio a bilanciare, quando tra una cella e un'altra c'è una differenza di X, e questo viene stabilito da noi. Di default c'è 10 millivolt, noi possiamo mettere 20, 30, 40 e andiamo a far partire il nostro bilanciatore quando arriva a questo tipo di sbilanciamento, questa differenza tra celle. Un'altra cosa che si vede, io la reputo molto interessante, è la calibrazione delle tensioni. Voi sapete che quando si usa un impianto fotovoltaico, spesso motivo dei cavi, dei fusibili soprattutto, delle barre equipotenziali, ci può essere tra uno strumento e l'altro una differenza globale di tensione di 0, qualcosa, a volte anche di 1 volt. Ebbene, qui attraverso l'app, attraverso il software, andiamo a calibrare la tensione in modo da avere la tensione totale
dell'apparecchio, del bilanciatore, uguale a quella della batteria, uguale a quella di altri strumenti. In questo modo sicuramente l'impianto lavora meglio. È uno strumento sicuramente più professionale dei QCC e degli Eltec perché è più potente, in un case metallico protetto dall'umidità. C'è una situazione globale di funzionamento dei JK che è buona. La cosa che dovete riflettere è, dato che le celle della Mani sono di grado A, e quindi alcuni amici del canale hanno, questo me l'ha detto la Mani, Gianni, tanti lo vogliono senza bilanciatore attivo perché vogliono montare il loro, perché hanno una preferenza, altri invece usano il passivo perché le celle sono realmente sempre perfette. Vi dico una cosa, anche quello passivo non è che assorbe la batteria, ma assorbe le differenze che sulle celle di grado A sono veramente impercettibili. Questa è una cosa che ci tengo a dire e fate attenzione ragazzi, come dico da sempre, il mercato oramai si è drogato e sul mercato si trova di tutto e quindi quando avete un'offerta veramente bassa, quelle celle possono essere di grado B. Quindi attenzione dove comprate per evitare di ritrovarvi fra un anno, 2 o 3 in una condizione dove gli sbilanciamenti sono incontrollabili e siete obbligati a mettere magari diversi bilanciatori attivi o addirittura cambiare il pacco batterie. La Mani cosa fa? Tutte le volte che acquista dei lotti li crea una sintonia, ovvero rifà, nonostante adesso loro hanno le Itium che sono 10.000 cicli di longevità, nonostante sia già la Itium a dargli il report, loro nel loro laboratorio ovviamente hanno macchinari eccetera, fanno il top balancing, il bottom balancing proprio perché fanno la verifica della capacità delle celle, quindi internamente oltre a quello che fa già la Itium loro riverificano tutte le celle. Lo scopo primario non è sapere se la Itium è onesta o no, ma lo scopo è quello di fare il top balancing a favore nostro, quindi non vanno più bilanciate e nel contempo loro verificano la reale capacità per creare le sintonie delle celle. Tant'è vero che quando voi acquistate, loro vi chiedono devi fare una batteria, ne devi fare 2, ne devi fare 3, ne devi fare 5, perché queste possono essere impilate anche in 5 batterie una sull'altra, perché il case, vi ricordo, è stato rinforzato, quindi case robusto, 5 batterie una sull'altra, insomma pesano un botto. E possiamo mettere invece in parallelo quante ne vogliamo perché arriviamo fino a un limite che dice la Seplost di 16. Io chiaramente su 16 batterie in parallelo, insomma è tanta roba, avete visto l'impianto che sto facendo qua, adesso ne ho messe 4 per un totale di 60 kWh. Ebbene la Mani quando ritesta le celle della Itium crea un bilanciamento delle capacità. Questo è fondamentale ragazzi, un bilanciamento delle capacità e un bilanciamento delle resistenze interne serve a creare un pacco batterie veramente performante e soprattutto che debba durare nel tempo. 10.000 cicli sono tanti e agevoliamo questo anche attraverso la composizione di un pacco batterie di qualità. Ora queste sono le caratteristiche di questo bilanciatore attivo che vi viene venduto e la Mani ha detto noi non vogliamo guadagnarci, quindi io gli ho detto ma non so per insomma i costi di spedizione e quant'altro, loro hanno detto guarda noi lo vendiamo a una cifra che è quella del costo nostro ed è vero, chiedete a loro vedrete che è inesistente, è proprio inesistente. Ovviamente io ho comprato di riflesso le batterie con questo perché già ho risparmiato un botto. Celle di grado A, Itium 10.000 cicli, avete visto il nuovo case, adesso ve lo metto anche qua in sovraimpressione, ragazzi al magazzino di Milano ne hanno ancora disponibili perché loro costantemente ovviamente le mandano in Italia per essere rapidi nelle consegne. Vi ricordo che acquistando le batterie della Mani le avete in consegna in 3 giorni lavorativi oppure le andate a ritirare direttamente. Alcuni amici del canale mi hanno detto Gianni ma io sono andato dal link che c'è qua sotto e vedo che c'è scritto minimo 2 pezzi, quello è un obbligo che Alibaba dà ai fornitori, ai produttori, ma non è così, voi dovete entrare dal link, sotto c'è scritto chatta ora mi sembra che sia, cliccate lì e parlate direttamente con la Mani, potete comprare una batteria o quante ne volete voi. A quel punto pagate sempre come dicono loro su PayPal o su Bonifico che costa un po' meno. E vi ricordo a tal proposito che la Mani mi ha detto che PayPal fa le 3 rate,
Quindi se volete pagare con PayPal in 3 scadenze avete anche un'agevolazione per alleggerire il pagamento adeguandolo a quelli che sono le vostre entrate, i vostri stipendi eccetera. Questo vi dà possibilità anche di avere la vostra batteria senza dover sborsare subito tutto, ma questo è un discorso finanziario tra voi e PayPal, quindi non lo riassumo qua. Adesso vediamo il montaggio di questo apparato, di questo equalizzatore attivo direttamente dalla Mani. Mi sono recato sul posto perché la Mani Ian Lam era qua a Milano, ha avuto una piacevole conversazione durata una giornata intera e abbiamo parlato di tante cose, tante pianificazioni, ci saranno tante sorprese eccetera, quindi questa è l'occasione per comprare queste batterie con queste celle di qualità. Ovviamente se volete, il link è qua sotto e adesso andiamo nel loro magazzino dove in maniera molto semplice ho architettato una batteria alla quale abbiamo montato questo per fare vedere a voi tutti i dettagli. Io lì ero il cameraman e c'era il loro tecnico dalla Cina che montava l'equalizzatore attivo. Ragazzi, è una cosa molto molto semplice, ma ci tenevo a fare questo video per farvi vedere come si fa, quindi un'ulteriore semplificazione a beneficio di tutti. Ragazzi, la mission: producete la vostra corrente con le energie pulite, quindi sole, vento e acqua. Buona visione. La cosa che chiedo sempre, adesso inizierà il video, ragazzi, è iscrivetevi al canale. Per noi youtuber sapete che l'iscrizione è una cosa molto importante perché ci fa progredire, ci fa avere anche dei vantaggi e tutti questi su questo canale sono sempre a vostro beneficio. Grazie quindi a tutti gli iscritti che mi sostenete costantemente e rinnovo il buona visione. Ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è smontare il coperchio, quindi con un avvitatore andiamo a togliere tutte le viti che lo fissano. Ricordate sempre una cosa importante: quando smontate il coperchio non è un problema, ma quando lo avvitate dovete mettere la frizione adatta affinché non vada a spanarsi la vite. Ecco qua, aperte le batterie, vediamo quello che vi arriva. Ragazzi, questo è il pacco batterie che è composto da BMS della Seplos e ci sono i PCB, vedete, e già tutti i cavi del PCB montati. Bisogna aggiungere a questo punto il nostro equalizzatore attivo. Bisogna smontare le viti del frontale in modo da scollegare la parte che chiude le batterie, dove appunto c'è il BMS della Seplos. Una cosa importante da smontare sono anche le connessioni. C'è una levettina da schiacciare e si tolgono le connessioni del BMS. Ricordate che non devono essere messe al contrario. Avendo tolto i connettori, vedete, si stacca tutto nella sua totalità, tutto integro, e questo è esattamente quello che vi rimarrà sganciato, cioè il BMS della Seplos completo col monitor, le connessioni eccetera. Qui sono stati quindi tolti i vari dadi Ovviamente non toglieteli tutti, ne serve togliere uno per ogni connessione. Prendiamo adesso il BMS della JK, che è questo, e vediamo che nella confezione c'è il suo cavo. La cosa bella è che tutti i cavi sono numerati, quindi ragazzi non potete sbagliare. Qua vedete ci sono i numerini che identificano proprio il posizionamento. Adesso negli appositi fori che troviamo sul frontale con le vitine, ovviamente senza spanare, ma lentamente andiamo ad avvitare il JK sul frontale.
sono 4 viti di posizionamento e qui abbiamo i 2 connettori. A questo punto dobbiamo inserire i cavi. Qui non possiamo sbagliare perché partiamo non dal connettore ma dai cavi numerati, vedete? Li fate passare sotto e cominciamo dal numero 8 e 7, che sono i primi 2. 8 e 7 sono quelli là in fondo perché faranno da passaggio. Ovviamente se lì c'è l'8 e il 7, qua ci sarà il cavo numero 1. Quindi partiamo dal polo negativo col cavo numero 1. E invece gli altri sono i passaggi, ovvero il 9 e il 10. E troviamo alla fine sul polo positivo, ovviamente, l'ultimo numero che si allaccerà direttamente al numero positivo. Partiamo, lo mettiamo lì col suo bulloncino, col suo dado, scusate, e lo seriamo temporaneamente, dobbiamo solo per il momento fissarli. E lo mettiamo lì, dadino, M6, controlliamo sempre i numeri, non fidiamoci di guardarli e basta. 14 l'abbiamo messo, quello è il 13. E andiamo avanti fino in fondo e finiamo la prima fila. Quando arriviamo in fondo abbiamo messo il cavo numero 9, che è questo. L'8 sarà quello che farà il ponte, quindi il cavo numero 8 è quello di passaggio da una fila di celle all'altra, quindi il successivo è il numero 7. E andiamo avanti così fino al numero 1 negativo. Come vedete sono stati posizionati tutti i cavi tranne, vedete, il numero 16 del BMS e dell'equalizzatore attivo. Questi li attacchiamo dopo, e anche il numero 1 del BMS e dell'equalizzatore attivi. Questi li attacchiamo dopo, quando metteremo le barre di connessione. Quindi andiamo a connettere i cavi. Quello più grosso va sul lato sinistro, guardando frontalmente, vedete, occuperà tutto lo slot, e quello più piccolo andrà posizionato con il cavo singolo sulla destra e il cavo doppio sulla sinistra. Questo è importante, ve lo faccio vedere così. Ok, a questo punto abbiamo montato, adesso mettiamo i poli per vedere se funziona. Come si sa se funziona? Bisogna guardare, si accende la luce, emette un piccolo suono e lui sta funzionando. A questo punto ci connettiamo col telefono per andare a verificare il funzionamento Bluetooth. Vedete? Ha tanti dispositivi, quindi deve andare a cercare quello che sta funzionando. Eccolo qua. Si è connesso, si fissa la luce, vedete che diventa fissa, vuol dire che si è connesso e sta verificando lo stato delle celle nella sua totalità. Qui avete la convinzione che avete fatto tutto in maniera corretta. A questo punto cosa facciamo? Inseriamo lo slot senza sbagliare, mi raccomando, il bianco va a destra. Dobbiamo essere sicuri che faccia quel piccolo clac di inserimento. Il nero, vedete, cavi neri vanno a sinistra. Insomma, sono stati scelti anche per semplificare i montaggi. E a questo punto inseriamo le barre di connessione, i bus bar di connessione nella batteria. Qui fisseremo il BMS e l'equalizzatore attivo col proprio dado M6. Fissato il negativo. Chiaramente adesso è tutto un fissaggio a mano che dopo verrà chiuso con la chiave dinamometrica. Vi ricordo che deve essere impostata su 7 Newton, che è quello che consigliano le case produttrici di celle. Schiacciamo in fondo,
modo da occupare meno spazio possibile. Vedete che l'equalizzatore attivo è lì montato con i suoi bulloni. Accendiamo prima di chiudere in modo da fare una prova. Schiacciamo Enter e lui ci dà la tensione, vedete? Tensione, la N significa che non ci sono allarmi, quindi è andato tutto benissimo. Adesso provvediamo allo spegnimento e alla chiusura. Chiudiamo con le viti il frontalino, dopodiché chiuderemo il coperchio, ma prima dovremo ovviamente fermare tutti i vari dadi che abbiamo smontato all'inizio. Una cosa molto importante che farà lui adesso, come potete ben vedere, queste scanalature sono state create per inserire il cavo. Dato che è un cavo abbastanza rigido, voi le posizionate così e poi le lasciate così, vedete? Non devono essere assolutamente in questo modo, perché se no, dato che il coperchio è sopra qua, a fronte di uno schiacciamento del coperchio, questi potrebbero essere schiacciati e insomma danneggiarsi. Quindi vanno inseriti tutti all'interno della propria scanalatura, vedete? In questo modo rimarrà tutto protetto rispetto a un eventuale schiacciamento del coperchio. Ok, vedete anche questo così non va bene, ma viene messo così. Una volta fatto questo, chiudiamo tutto in maniera definitiva. Posizionamento e chiusura con le viti. Chiusa l'ultima vite, la batteria è pronta, in questo caso per essere spedita, nel vostro caso per essere utilizzata. Un video chiaro, progressivo per i nuovi e non solo, e fa vedere come si posiziona un bilanciatore attivo. Ebbene, nel momento in cui deciderete per un altro bilanciatore attivo, le situazioni sono simili, quindi attraverso questo video avete visto come si montano, quali sono i poli corretti. Stringete sempre con le dinamometriche, mi raccomando, a 7 Newton, 8 Newton massimo, non andate assolutamente a 10, 12 e 14 Newton perché sono troppi per questi M6, questi bulloncini. Questo è quello che consigliano anche i produttori di celle. Ragazzi, è tutto per questo video, spero sia stato interessante per il montaggio dei JK. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.